amici e amiche del segno dell'Acquario, io sono Angela e questo è Exoteric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 4 al 18 gennaio dove troveremo la luna nuova in Capricorno. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più e se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. Adesso possiamo partire con la lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di ascoltare i vostri oracoli, vediamo dal punto di vista astrologico questa luna nuova in Capricorno cosa ci porterà. Di sicuro un buon momento per capire veramente che cosa si vuole e anche maggior coraggio, nell'affrontare alcune cose, di perseverare, di impegnarsi, di agire, perché è proprio questa l'azione che ci porterà a raggiungere ottimi risultati, a raggiungere anche i nostri, desideri e forse anche un buon momento per imparare qualcosa di nuovo, per pianificare, per piantare nuovi semini e prendersi cura di alcuni, dettagli, di alcune cose, molto determinanti, importanti per noi. Di contro dobbiamo fare attenzione alle aspettative troppo elevate, anche all'essere troppo duri ed esigenti con se stessi e con gli altri, quindi inflessibilità, stress, difficoltà per le persone socievoli perché magari potreste avere a che fare con qualcuno che tenderà in questo periodo ad essere, troppo concentrato su alcune cose, essere un po', chiuso o, cercare la solitudine. Questo sì è vero, potrebbe creare un po' di sofferenza e tensione. Ehm, e adesso partiamo proprio con la vostra lettura andando a rintracciare con la prima carta il vostro momento, intorno al 4, di gennaio con la carta luna piena. Ovviamente usciamo proprio dalla luna piena e quindi andiamo ad affrontare la fase calante. Forse può avere a che fare con un avvenimento precedente, un qualcosa che può anche arrivare in questi giorni, perché in realtà questa carta rappresenta un qualcosa di bello, una fase fortunata, un qualcosa, che si muove abbastanza in fretta, dove le emozioni sono molto forti, ci può essere un risultato positivo, un evento gioioso, la realizzazione in genere di qualcosa. È ovvio che le emozioni saranno molto forti, anche le sensazioni, quindi, buone energie, anche buone vibrazioni, non solo, anche cose che possono sbloccarsi. Diciamo che quindi partiamo proprio con il piede giusto che in pratica un evento, diciamo un qualcosa può dare il là, una spinta, nel miglior modo in questo periodo, anche magari a darvi energia per portare avanti determinate cose. Troviamo la lepre della luna che, invece ci parla di rinnovamento. Allora, può anche darsi che il vostro punto di partenza ci fa capire che essendoci un raggiungimento, una realizzazione, un qualcosa che può essere molto positivo, può essere energia, ci si può caricare per attuare un rinnovamento, un cambiamento successivo. Magari si sentirà l'esigenza di accogliere nuove idee, nuovi progetti, oppure potrebbe esserci un cambiamento improvviso, di programma nelle vostre solite cose, che però può essere interessante e stimolante. Non solo, poi si può aprire una nuova fase e quindi di prepararsi un po' a seguire la corrente, quindi senza forzare, senza fare chissà che cosa, magari riuscire a concentrare le proprie azioni, quelle giuste, anche quelle poche, però che sono, molto, non solo interessanti certo, però sono proprio quelle che, ci aiuteranno ad ottenere i risultati. E poi troviamo l'altra carta, quindi l'altro messaggio, luce lunare. Questa ci porta una nuova energia.
gioia e anche ci fa capire che alcune cose stanno funzionando per il meglio. Non solo, anche di riuscire a trovare la strada spianata. È sempre bello quando si trova la strada spianata su un qualcosa. Abbiamo parlato anche prima di qualcosa che si sblocca e quindi magari finalmente si ha l'opportunità di fare quello che si vuole o di portare avanti finalmente le cose in un certo modo, come le abbiamo pensate e strutturate precedentemente. Poi può parlare anche di problemi che saranno risolti, di una fase di miglioramento, di alcune cose che andranno addirittura meglio di come si pensa. Quindi partiamo benissimo e adesso andiamo a vedere ulteriori suggerimenti dall'oracolo dello sciamano. Allora, con l'oracolo dello sciamano vediamo quali altri consigli, suggerimenti, indicazioni troviamo con la prima carta, il custode della terra. Spesso ha a che fare, è vero, con il custodire, il prendersi cura veramente della terra, delle cose più importanti, degli esseri viventi in genere. Questo sì, il messaggio è in senso lato di custodia, nel senso di proteggere se stessi, di curare la nostra parte fisica, la salute, l'equilibrio personale, di anche, co-creare, e cioè di partecipare alla costruzione di qualcosa, sapere che le nostre azioni avranno forte impatto, le nostre azioni lasceranno delle tracce importanti e sostanziali. Quindi ecco perché abbiamo bisogno comunque di agire in un certo modo, soprattutto nel custodire, nel prendersi cura di qualcosa. Voi magari qui capirete, perché potrebbe essere un'idea, un progetto da realizzare, può essere, cura e protezione verso una persona o anche cura di se stessi, direi soprattutto cura di se stessi. L'altro messaggio arriva dalla carta dell'acqua. Ecco, a proposito del prendersi cura, l'acqua ci parla, ehm, di nutrimento, di rigenerazione, di pulizia delle nostre energie, oppure, a livello simbolico l'acqua è quella che, nutre in qualche modo, ci aiuta a far crescere, a livello metaforico appunto le nostre piante, e beh, noi siamo un po' così, che in questo caso abbiamo bisogno di nutrimento. E quindi qual è il vostro nutrimento? Cos'è che vi rende felici, che vi dà, benessere, e quindi potrebbe essere delle attenzioni, degli spazi che noi ci concediamo, oppure a volte potrebbe essere finalmente l'occasione giusta per eliminare, ripulire, tutte le cose tossiche, le situazioni, magari una relazione, eccetera. Quindi questo anzi secondo me è proprio la fase calante, è perfetta per rigenerarsi, per, ripulirsi e fare dei cambiamenti in questo senso. L'ultimo messaggio arriva dallo specchio velato. In qualche modo è, tra virgolette, un po' cattivella questa carta, però in senso positivo perché, ci fa capire che forse c'è qualcosa che stiamo evitando di vedere o stiamo trascurando, può essere una parte di noi stessi che è nascosta, che vuole emergere, oppure non ci stiamo prendendo cura di noi stessi, e quindi ci invita a, cercare ciò che è vero, ciò che è autentico, a rivalutare i nostri parametri, le nostre idee, forse anche le nostre azioni, di avere una visione distorta, di filtrare la realtà, i giudizi, le paure, ciò che ci viene detto, le nostre stesse aspettative, e quindi di trasformare in qualcosa di nuovo, cioè di agire, quindi azione, consapevolezza e soprattutto bellezza interiore. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!